Testimonianza del sole di mezzanotte in Antartide dal 31-12-2024 all'1-1-2025. Viviamo su una terra piana con un firmamento. Ringrazio tutti e tutte le libere ricercatrici volenterose che cercano i puntini di collegamento degli enormi inganni che la società moderna armata di device e strumenti elettronici imbroglia ed inganna con facilità per sviarci dalla realtà non solo del nostro meraviglioso regno piano che ci ospita, ma addirittura mente su cibo e malattie. Prima della traduzione del video esprimo il mio libero pensiero. La spedizione in Antartide di The Final Experiment ha ottenuto lo scopo desiderato. È troppo grottesco per essere credibile, come mi ha scritto Dan Dixon in un suo commento, penso non sia intenzionale. Si tratta di un'operazione su larga scala per dividere ancora di più la comunità di terrapiattisti al fine di ridurre il numero di autentici seguaci della Bibbia, non solo cristiani ma anche altre religioni come ad esempio i musulmani. Il video conferma gli studi di The Journal of Geocentric Cosmology Steven Alonso. Vi lascio il link nella descrizione dove spiega perfettamente come funziona il riflesso del Sole sulla cupola. Nel video si vede sia il Sole vero che quello riflesso dalla cupola, come dimostrato nel modello di Joseph Hanvey che trovate sulla pagina indice alfabetico sotto la voce TFE Terra piana, presentazione del modello Joseph Hanvey. Nel video si accenna anche alla regata Van die Globe. Anche questa regata la trovate sempre su indice alfabetico sotto la voce Regata Van die Globe 2024 sulla terra piana di Hervé Ribony. Vi traduco integralmente il video testimonianza del sole di mezzanotte in Antartide. Sottolineo integralmente. Significa che il credo e il pensiero di chi l'ha prodotto non è detto rispecchi il mio pensiero. Buona visione e riflettete. Testimonianza del sole di mezzanotte in Antartide. Viviamo su una terra piana con un firmamento. Come credenti nelle scritture siamo stati chiamati a testimoniare il sole di mezzanotte in Antartide. Confidiamo nella sua parola e crediamo di vivere su una terra piana con un firmamento, e il sole e la luna sono luci nel firmamento come scritto in Genesi 1. C'è un video che spiega tutto questo in dettaglio come descritto nella Bibbia. Allua ha creato la cupola, la luce maggiore il sole e la luce minore la luna. Io sono Yahuwah e non c'è nessun altro. Pentitevi e siate battezzati nel nome di Yahushua HaMashiach. Non dimenticate la mia Torah, ma lasciate che il vostro cuore custodisca i miei comandamenti. Tutta la gloria e la lode di Yahuwah, che ha mandato il suo unico figlio Yahushua, che è morto per noi per essere liberati. Informazioni generali. Prima di iniziare dobbiamo scusarci poiché tutti gli orari sono impostati a più 10 fuso orario di Brisbane, dove ci troviamo a più 11 fuso orario di Melbourne con l'ora legale. Quindi tutte le immagini video con l'orario richiedono un'ora in più. Abbiamo accelerato o rallentato i video, ma non abbiamo utilizzato alcun filtro su nessun dispositivo, ad eccezione di un filtro per lenti solari quando osservavamo le macchie solari. All'inizio del volo non ci siamo resi conto di quanto fossero sporchi i finestrini dell'aereo. Durante il volo abbiamo pulito i finestrini. In questo video abbiamo fornito le informazioni più accurate che potevamo. Non siamo stati in grado di ricontrollare queste informazioni poiché abbiamo volato solo una volta in questa rotta. Ovviamente abbiamo bisogno di altri per confermare le informazioni che abbiamo raccolto. Questo è il percorso di volo che abbiamo seguito come indicato da Flight Radar 24. Utilizzando queste informazioni possiamo stabilire orari approssimativi. Ore 17 partenza dal Melbourne, 21:30 arrivo in Antartide. Il pilota ci ha detto che ci volevano circa 4 ore di volo per vedere i ghiacci. 1:45 di mattina partenza dall'Antartide, 6:30 di mattina arrivo a Melbourne. Usando una mappa della terra piana, questa è l'area che abbiamo esplorato dall'aereo. Volando verso l'Antartide da Melbourne. Il sole si avvicina all'orizzonte e si allontana. Abbiamo viaggiato verso sud. Il sole andava verso ovest. Durante questo volo avevamo diverse fotocamere per registrare il viaggio. Tutte hanno registrato in modo diverso durante il nostro volo. I riflessi delle fotocamere sono diventati più prominenti mentre volavamo verso l'Antartide. Non è consigliato puntare l'obiettivo della macchina fotografica verso il sole. Volo attraverso l'Antartide. Durante il viaggio verso l'Antartide il Sole si allontanava. Il Sole si muoveva lentamente verso il basso sull'ala dell'aereo e il cielo diventava più scuro. Alle 21:54
Il sole cambiò improvvisamente e in modo evidente. Il sole è diventato molto luminoso e molto bianco e fu molto difficile guardare il sole. Le persone iniziarono a mettere gli occhiali da sole per attenuare il riverbero. Il sole smise di abbassarsi dalla nostra prospettiva visiva, iniziando a muoversi verso l'alto nel cielo. Era facile osservare questo poiché eravamo sull'ala e potevamo vedere il cambiamento. Questo è quello a cui abbiamo assistito. Il sole si abbassava sull'ala dell'aereo, poi il sole si è fermato all'improvviso e ha iniziato a salire e a diventare più luminoso e più grande. Il sole ha continuato a salire e a diventare più luminoso mentre volavamo fino a circa mezzanotte. Crediamo di non vedere più il sole vero, ma di vedere in realtà un'immagine del sole riflessa dallo specchio del firmamento. Osservate il piccolo punto sopra ogni sole riflesso. Sono i bagliori dell'obiettivo. Il sole invertito è sopra, è un riflesso come l'arcobaleno. È molto più grande e luminoso. Poi, mentre stavamo lasciando l'Antartide, il sole non era così luminoso e bianco, ma è diventato più giallo e abbiamo visto il sole arrivare da est, da dietro l'aereo, durante l'intero volo. Stavamo guardando o il sole o il riflesso del sole sul firmamento. Non abbiamo mai visto l'oscurità della notte. Dalla prospettiva delle scritture, il libro di Enoch ci dice che il Sole viaggia in senso orario nel firmamento attraverso una terra piana. Quando è estate nell'orbita meridionale il Sole si muove in senso orario nella porta 1 per 31 giorni e 30 giorni. Da qui ci sono 24 ore di luce diurna in Antartide in questo periodo dell'anno. Ci sono alcuni fantastici video che descrivono le porte attraverso cui si muovono il Sole e la Luna. Enoch 72 e 75. Ti consigliamo di vedere questo video di Organized Earth. Questo video descrive il Sole dalla prospettiva dell'anello settentrionale, non da quella dell'anello meridionale. Anche se il video di Organized Earth è una buona spiegazione, richiede chiarimenti su 3 punti. 1. Il Sole e la Luna iniziano l'anno nella porta 4 e non nella porta 1. 2. L'inizio di ogni anno è all'equinozio intorno a marzo e aprile. 3. Il Sole avanza attraverso le porte come segue. Questo è uno screenshot da un filmato di Uncommon Ground intitolato L'analemma solare e le 6 porte del Sole. Un analemma è la fotografia del Sole scattata nello stesso momento ogni giorno da una postazione fissa per un anno. Questa forma allungata a forma di 8 è facilmente spiegata su una terra piana con un firmamento usando le 6 porte di Enoch. Questo video di GeoTruth spiega come un Sole di 24 ore è possibile su una terra piana col firmamento. I dati di navigazione dimostrano il firmamento. GeoTruth afferma che c'è un errore sulla mappa di Gleason. Possiamo confermare che c'è veramente un errore sulla mappa di Gleason. Abbiamo visto quello che crediamo essere il Sole riflesso mentre volavamo sopra l'Antartide a mezzanotte, il nostro primo scorcio del ghiaccio. Dai un'occhiata al cerchio completo attorno al Sole riflesso. 1 e 11 del mattino. È il Sole che si riflette sul firmamento. Sembra quasi come un arcobaleno. Anche gli arcobaleni si riflettono sul firmamento. Ecco il motivo per cui fanno un arco. Gli arcobaleni hanno bisogno di una superficie di vetro per riflettersi. Il firmamento è la superficie riflettente. Così Alua ha fatto la cupola e separato le acque che erano sotto la cupola dalle acque che erano sopra la cupola. E così fu. L'arcobaleno doppio ha i suoi colori invertiti o rovesciati perché riflette il firmamento. Un arcobaleno a cerchio completo con un arcobaleno invertito o rovesciato all'esterno. Riuscite a vedere cosa hanno in comune gli arcobaleni e il Sole di mezzanotte? Gli arcobaleni e il Sole di mezzanotte sono riflessi del firmamento. Partenza dall'Antartide per tornare a Melbourne. Nel volo dall'Antartide il giallo del Sole è tornato, quindi crediamo che questo era il Sole vero. La luce bianca brillante del Sole riflesso non si vedeva più. È stato molto difficile riprendere il Sole sul volo di ritorno poiché il Sole si trovava dietro di noi per la maggior parte del viaggio, quindi è stato difficile vedere il Sole attraverso il finestrino dell'aereo.
Osservate come il sole splende attraverso le nuvole. È la straordinaria creazione di Yahuwah. Verso la fine del volo siamo riusciti a registrare l'alba. Notate come le nuvole sono vicine al sole mentre si illumina. Guardiamo di nuovo una parte di questo video al rallentatore. Se il Sole è a circa 150 milioni di chilometri dalla Terra, come mai solo alcune delle nuvole sono brillanti? Alla fine il pilota ha avviato leggermente l'aereo a destra e siamo riusciti a vedere il vero Sole. Abbiamo iniziato a vedere i bagliori delle fotocamere. Osservate il riflesso della cupola sulla sinistra del Sole. Ci è stata offerta la manna dal cielo. È sorprendente. Le direzioni della bussola sono invertite in Antartide. Durante il volo, questa spiegazione è stata fornita sul perché le direzioni delle bussole sono invertite in Antartide. Ricorda che su una terra piana con un firmamento non abbiamo un polo geografico sud. Il nord è al centro e il sud è opposto sulla circonferenza esterna. Voce del pilota. Bene, se pensi a questo che finiremo con l'estremità nord della bussola che punta al sud del polo geografico, è strabiliante. Se ci pensi è veramente difficile da capire e mettervelo in testa, ma alla fine il nord della bussola punta al polo geografico sud come risultato. Per andare verso ovest devi andare verso est e quando torni verso est devi andare verso ovest. Quindi devi veramente fidarti della tua conoscenza e dei tuoi strumenti per fare quella transizione da ciò che è normale o ciò che pensi sia un modo normale in cui dovresti viaggiare nella direzione che indica la bussola. È piuttosto complicato, ma pensateci. Esaminiamo cosa significa usando Google Earth. Abbiamo volato da Melbourne in Australia all'Antartide. Questo volo era in direzione sud-est. Le direzioni della bussola sono corrette. Una volta in Antartide, ogni volta che il pilota voleva viaggiare verso ovest, doveva viaggiare verso l'est della bussola. Al ritorno in Australia, ogni volta che il pilota voleva viaggiare verso est, doveva viaggiare verso l'ovest della bussola. Dopo aver lasciato l'Antartide, il pilota adesso poteva volare verso nord-ovest con la bussola e le direzioni erano di nuovo corrette. Questo significa che l'est e l'ovest in Antartide sono così. Est e ovest sono invertiti. Ricordate che questo succede solo in Antartide sul globo. Quindi se est e ovest sono invertiti, allora anche nord e sud sono invertiti.
Quindi dobbiamo mantenere i punti cardinali nell'ordine corretto. Gioco di parole, non esiste alcuna ragione chimica, nutrizionale o fisiologica. Questa bussola invertita o capovolta è come navigano i piloti quando volano in Antartide. Invece proviamo a navigare in Antartide su una mappa della terra piana. Prima di farlo chiariamo le direzioni della nostra bussola su una terra piana. Il nord è il punto centrale, il sud è sempre opposto al nord. Il sud è la circonferenza esterna della Terra che è l'Antartide. L'est viaggia sempre in senso antiorario, ovest verso est. L'ovest viaggia sempre in senso orario, da est verso ovest. Abbiamo volato da Melbourne in Australia all'Antartide. Questo volo era in direzione sud-est. Una volta in Antartide, ogni volta che il pilota voleva andare verso ovest, aveva bisogno di andare verso l'est della bussola. L'est seguiva la costa dell'Antartide. Quando tornava verso l'Australia nella direzione opposta, il pilota aveva bisogno di viaggiare verso ovest per seguire la costa dell'Antartide. E una volta lasciata l'Antartide, il pilota ha volato verso nord-ovest. Notate come le direzioni sulla bussola non si invertono mai su una mappa della terra piana. Questa è la bussola utilizzata su una terra piana con un firmamento. Questa è la stessa bussola utilizzata ovunque, compreso il Polo Nord. Quale bussola ha più senso da usare in Antartide? Una bussola capovolta da usare su un globo o una normale bussola da usare su una terra piana? Perché le bussole non funzionano sul globo? L'Antartide è un continente circolare al polo sud, quindi sembra che il pilota debba viaggiare verso ovest per percorrere il perimetro. Su una terra piana con un firmamento, l'Antartide è la circonferenza esterna di un cerchio, quindi il pilota deve usare le bussole per percorrere il perimetro. Su un globo, viaggiando nella direzione opposta, il pilota deve viaggiare verso est per percorrere il perimetro. Sulla terra piana con un firmamento, il pilota deve viaggiare verso ovest della bussola per percorrere il perimetro. Regata Vendée Globe. Per l'aiuto dalla comprensione diamo un'occhiata a come gli yacht navigano intorno alla terra piana. Grazie a Sweetheart by Jenny per aver fornito la seguente animazione di come le imbarcazioni navigano nella regata Vendée Globe su una terra piana. Gli skipper nella gara Vendée Globe credono che stanno viaggiando verso ovest lungo la costa dell'Antartide, ma in realtà stanno viaggiando verso est, le direzioni della bussola mentre voliamo da e per l'Antartide. Durante il viaggio abbiamo controllato la nostra direzione di viaggio su una bussola che avevamo portato, abbiamo appoggiato la bussola sul bracciolo nella direzione di viaggio, così più tardi potevamo confermare la direzione di volo dell'aereo. Questa foto è stata scattata alle 22:43. Mostrava che l'aereo si stava dirigendo verso est per la maggior parte del viaggio in aereo verso l'Antartide. Sappiamo che l'ago del nord dovrebbe essere rivolto verso nord sulla bussola, tuttavia abbiamo fatto in modo che la bussola fosse rivolta verso nord nella direzione del viaggio dell'aereo. Poi abbiamo fatto riferimento al lago della bussola nelle nostre foto per ottenere la direzione corretta del percorso dell'aereo. Questa foto è stata scattata alle 4:17 del mattino, mostrava che l'aereo si stava dirigendo in direzione quasi occidentale per la maggior parte del viaggio di ritorno. La traiettoria di volo sul nostro schermo non sempre corrispondeva alla traiettoria di volo sulla nostra bussola. L'aereo stava volando verso sud, secondo lo schermo. Invece la nostra bussola dice che stavamo volando verso nord-est. La prima immagine aveva la bussola rivolta nella direzione di viaggio dell'aereo. Nella seconda immagine aveva la bussola rivolta a nord. Guardando la mappa di Griso si può vedere che durante il volo per l'Antartide stavamo viaggiando verso sud-est e poi abbiamo girato verso est per seguire parallelamente la costa dell'Antartide. Nel viaggio di ritorno abbiamo seguito parallelamente alla costa dell'Antartide in una direzione ovest, poi abbiamo girato a nord-ovest per volare verso Melbourne. Le correnti a getto si muovono in senso antiorario attorno alla Terra, quindi è più veloce viaggiare da ovest a est che da est a ovest. Questo video si intitola Il pilota parla per la mente, la Terra è piana, spiega bene le correnti a getto. Fotografando le macchie solari sull'aereo. In precedenza abbiamo girato molti video e immagini di macchie solari. La seguente serie di immagini è stata scattata con un filtro solare applicato alla Nikon P1000. Fa sembrare l'ambiente come se fosse notte quando in realtà è giorno. Queste sono macchie solari che abbiamo precedentemente fotografato dal Queensland in Australia stando sulla terraferma. Queste sono le macchie solari che abbiamo scattato da Melbourne sulla terraferma alle 9:16 del mattino, prima di dirigerci all'aeroporto. Le macchie solari sono visibili durante il volo verso l'Antartide. Riuscite a vedere il sole riflesso nel sole invertito o rovesciato?
Le macchie solari sono appena visibili. Nonostante fossero offuscate, siamo riusciti a catturare le macchie solari. Nessuna macchia solare, ma è stato difficile mettere a fuoco sulle macchie solari mentre volavamo muovendoci sull'aereo senza treppiede. Il filmato più sorprendente del volo con la P1000 e il filtro solare. Riuscite a vedere il sole riflesso della cupola e il sole invertito rovesciato? Non importa quante volte abbiamo provato, non siamo riusciti a riprendere le macchie solari per mostrarle riflesse del sole invertito o rovesciato in Antartide. E cosa sono i due spot sulla destra? Fate attenzione mentre ingrandiamo sul sole riflesso e invertito come appare separato. Per favore perdonate le nostre capacità fotografiche mentre siamo in movimento su un aereo senza treppiede. Adesso abbiamo solo il sole riflesso visibile. Osservate il riflesso in basso, crediamo sia il riflesso delle nuvole. Il sole alla fine è qui e appare come una palla splendente posta nelle nuvole. Alla fine vediamo le macchie solari.
Lo screenshot delle macchie solari è migliore. Non siamo mai riusciti a fotografare le macchie solari durante il viaggio sull'Antartide, ma abbiamo fotografato il Sole invertito e rovesciato. Per concludere, ecco alcune foto e video dell'Antartide. Ricordate di aggiungere un'ora sugli orari che vedete. Informazioni interessanti sul volo. Voce del pilota. Il lago di Don Juan ha l'acqua più salata del pianeta. È salata al 40% e non ghiaccia nemmeno quando la temperatura dell'aria raggiunge i meno 50 gradi.